benvenuti in Islanda. Sono atterrato ieri a Reykjavik nella tarda notte, avrò dormito un paio d'ore se va bene. Questa mattina mi sono svegliato alla buon'ora alle 5:30 e alle 7 ho preso il pullman per Landmannalaugar, se si pronuncia così. In Islanda i nomi sono assolutamente impronunciabili, quindi vabbè, cercherò di farmi capire, insomma. Cosa sono venuto a fare qui a Landmannalaugar? Praticamente questo posto è il punto di partenza di uno dei trekking più belli del mondo, il Laugavegur. Laugavegur è un trekking di 55 km che è stato definito da National Geographic uno dei trekking più belli del mondo, quindi non è che me lo sono inventato io. Sicuramente ci troveremo davanti dei paesaggi incredibili, perché l'Islanda è famosa per questi paesaggi che continuano a cambiare, e devo dire che già ho avuto una prima impressione venendo qui con l'autobus. Già venire qui con l'autobus è stata una bella avventura, perché abbiamo passato strade gippabili sconnesse. Comunque sembrava in certi momenti di essere in un film di Sergio Leone, quindi di stare nel Far West. In altri momenti sembrava di vedere le immagini di Perseverance su Marte. E in altri momenti ancora sembrava di essere in Patagonia o Scozia, insomma, quindi paesaggi veramente che continuano a cambiare in pochi chilometri. La tappa di oggi sarà di una tredicina di chilometri. Non è un trekking duro, è un trekking alla portata di tutto, a patto che sappiate gestire condizioni meteorologiche avverse e che siate ben attrezzati con un minimo di allenamento. Incredibilmente sono partito con un sole molto caldo, ma non mi illuderei, ecco. Sicuramente d'acqua in questi trekking se ne prende sempre molta. Qui mi hanno detto tutti che il clima è pazzo, e con pazzo si intende che si passa da questo caldo all'inverno in un momento. Che figata! Sicuramente qua non si muore di freddo, c'è il riscaldamento naturale. Vaffanculo! Quella che vedete lì dietro, secondo me, è l'acqua che mi prenderò stasera. Come vedete, il primo posto tappa, 8 km 9, ma come cazzo si pronuncia? Rafninusker, capito? Tutto chiaro? Ragazzi, guardate che spettacolo, che montagne assurde, multicolore. Qua un geologo si divertirebbe un casino. Qua vediamo due enormi vallate, sembra una zona desertica, ma poi spuntano tutte quelle zone verdi ricoperte da muschi e da vegetazione arbustiva molto bassa. Primo rifornimento d'acqua,
Vi chiederete se l'acqua di scioglimento quel nevaio si può bere, immagino proprio di sì, considerando che poi è tutta roccia vulcanica, quindi sarà ricchissima di sali minerali. Sono in questo altopiano completamente nero e qua si vedono le rocce tipicamente vulcaniche, direi. Questa penso che sia ossidiana. Come vetro. Sono su Marte. Ecco, come vi dicevo, nonostante sia un percorso facile, spesso le condizioni meteorologiche qui diventano veramente proibitive, quindi delle volte qualcuno purtroppo ci resta. Sono arrivato, primo punto tappa, eccolo lì. Ovviamente sta iniziando a diluviare. Ed eccomi qui nuovamente in una magnifica situazione di merda in cui diluvia. E non posso muovermi perché è tutto fradicio. Ho montato la tenda al volo, mi sono buttato dentro e adesso devo aspettare che smetta un attimo per cercare almeno di recuperare le cose dallo zaino. Stessa situazione della Svezia, ragazzi. Primo giorno sono già sotto un diluvio, però bisogna tenere duro. Vi garantisco che questo genere di esperienze di campeggio nel nord Europa sono veramente toste a livello psicologico, però insomma se le superate ne uscite più forti. Ragazzi, il primo giorno è andato, per fortuna non si è ripresentato lo spettro della Svezia, ma ha piovuto fortissimo, ma solo per facciamo 3 ore. Adesso il tempo è migliorato, quindi le cose si sono potute asciugare un pochino. Speriamo che al massimo sia così, o eventualmente meglio, speriamo. L'importante è che non faccia 24 ore di acqua, se no è un disastro. Oggi ho anche danneggiato un'ottica, infatti se vedrete dei pallini nella ripresa è perché mi è volata sulle pietre, purtroppo. Cose che capitano, soprattutto in questi terreni sconnessi e dove tira vento. Quindi ci vediamo domani per la seconda tappa.
Buongiornissimo, sono appena ripartito, secondo giorno. Oggi tappa molto simile a quella del giorno precedente, 12 km e 450 metri di dislivello positivo. Condizioni meteo, freddo e umido. Allora, il luogo del pernotto che ho lasciato da qualche chilometro è lì in fondo. Sul Laugavegur i posti tappa sono comandati perché non si può piazzare la tenda dove si vuole, ma bisogna piazzarla in prossimità dei rifugi. Prima che me la dimentichi, volevo, siccome ho studiato, spiegarvi come mai l'Islanda è così particolare ed è così ricca di vulcani. Praticamente l'Islanda è piazzata esattamente sopra la dorsale medio-atlantica. La dorsale medio-atlantica è la catena montuosa più lunga di tutto il pianeta, solo che non la vediamo a parte l'Islanda perché è sommersa, è sotto l'oceano. Praticamente in Islanda le placche tettoniche si muovono e tendono ad allontanarsi. Quindi l'Islanda si è formata dall'allontanamento di queste placche tettoniche ed è giovanissima, ha 20 milioni di anni, che nell'età geologica del pianeta Terra è veramente un battito di ciglia, e ancora adesso è molto attiva geologicamente perché ci sono degli hotspot, quindi dei punti caldi da cui sgorga la lava, da cui scorre la lava. E infatti quest'anno a gennaio si è creato un nuovo vulcano che è diventato famosissimo, che ha iniziato a eruttare, è un fenomeno eruttivo che si verifica ogni 800 anni, e dal nulla si è creato questo piccolo cratere che ha continuato a eruttare. Adesso la zona è tutta completamente ricoperta di lava e si stanno creando dei vari strati molto spessi di lava e non si sa quando questa eruzione si interromperà. Ed è questo il motivo per cui ci sono tutti questi punti queste specie di geyser, questi sfiati di aria calda che arrivano dal terreno praticamente ovunque. Quindi qua in Islanda si scaldano principalmente, che io sappia, col geotermico, proprio sfruttando il calore che arriva dal terreno. Ora è salita la nebbia e si fa fatica a distinguere le fumarole dalla nebbia. In questo caso mi pare evidente che sia una fumarola. Guardate come ribolle l'acqua lì sotto. Lì è dove c'è il bivacco e dove piazzerò la tenda, e guardate che scorcio pazzesco, questo paesaggio è veramente incredibile. Lì dietro c'è il ghiacciaio.
Posto tappa raggiunto. E oggi mi concedo un lusso mai concesso in un trekking per me, la doccia calda. Giorno 2, in tenda e piove, ma non si sta così male, dai. Una delle cose che ho portato con me e che vi suggerisco di portare in un viaggio del genere è un bel Leatherman Signal. Eccolo qui, questo è il mio Leatherman Signal che io ho scelto in questo colore celeste, color ghiaccio, a me ricorda il ghiaccio. Questo Leatherman comprende la bellezza di 19 utensili, quindi è stato concepito appositamente per tirarvi fuori dai guai e per sopperire a qualsiasi problema doveste trovare in viaggio. Quindi abbiamo una pinza che torna sempre utile per 1000 necessità, poi abbiamo un coltello con una parte seghettata e asola, tutti gli utensili ovviamente si bloccano per la sicurezza, un seghetto in cui potrete tagliare un po' di legna se siete nel bosco. Una funzionalità intelligentissima è questa qui, il martelletto pensato appositamente per piantare i picchetti della tenda, e anche il moschettone che c'è qui sotto per poterlo fissare per esempio ad un imbrago o al vostro zaino senza dover necessariamente utilizzare la sua custodia. Un'altra cosa molto molto intelligente secondo me è questa limetta diamantata piccolina che serve per affilare la lama del vostro Signal, quindi nel caso doveste farne un utilizzo molto intensivo lo potete riportare a nuovo. Poi per la vostra sicurezza abbiamo un fischietto per allertare qualcuno nei paraggi, e all'interno dello stesso fischietto abbiamo anche l'acciarino per accendere il fuoco. Il Leatherman Signal, come tutti i Leatherman, è prodotto negli Stati Uniti in Oregon, quindi un prodotto di altissima qualità. E comunque se volete maggiori informazioni su questo e altri strumenti di Leatherman vi lascio il link in descrizione. Meraviglioso, bellissimo questo lago, ma è pieno di quei moschini malefici che non vi danno tregua, quindi non potete pensare di mettervi qua e godervi la bellezza di questo lago senza essere assaliti da questi maledetti. Buongiornissimo, ho appena lasciato il secondo punto di sosta. Oggi dovrò percorrere 15 km, ma il percorso dovrebbe essere abbastanza pianeggiante perché non mi risultano grossi dislivelli. Ho dormito tante ore, ho avuto un po' di dolore al ginocchio destro e mi preoccupava un po', ma adesso devo dire che è tutto a posto. Pioggia la sera, dal primo pomeriggio ad andare avanti. Stanotte poi ha smesso, ora c'è un clima molto freschino, tipicamente nordico, e niente, si cammina.
Mi sa che c'è un guado pesante da fare. E qui non credo ci sia altra soluzione se non quella di togliersi le scarpe e guardare. Così, ragazzi. That's it. Che freschezza. Oh shit, here we are again. Mortacci sua, se fredda. Dunque, dopo i primi verdissimi paesaggi, adesso è tutto cambiato e sto camminando in una enorme pianura, un deserto lavico, e credo che praticamente grossa parte della tappa di oggi sarà così. Il paesaggio è questo, insomma, il tipico paesaggio desertico. Questo mi sembra il luogo giusto per fare questa piccola digressione. L'Islanda in totale fa meno di 400.000 abitanti, nonostante abbia una grossa estensione. Questo significa che è il paese meno popolato d'Europa, con meno abitanti per chilometro quadrato. La maggior parte, oltretutto, sono concentrati nella capitale Reykjavik, che è una città di provincia da noi in Italia. Effettivamente per chilometri io qua non vedo un islandese. Ma che sorpresa, forse sono arrivato.
Buongiorno, oggi è il quarto giorno, sono appena partito dall'area di sosta. Oggi si arriverà a Portsmouth, che poi sarebbe la tappa conclusiva del Lago Avegur, poiché il Lago Avegur sono 4 giorni di trekking. Io in realtà farò una estensione. Giriamo la camera perché di qua il paesaggio è molto più bello con tutti gli ghiacciai alle spalle. Quindi io arriverò a Skogar, dove c'è la celebre cascata, la Skogafoss. Ho appena letto un cartello informativo riguardo il vulcano Katla, che dovrebbe essere lì in fondo da qualche parte, che è un vulcano molto pericoloso che erutta 1 o 2 volte ogni secolo, e hanno predisposto un piano di evacuazione di allarme, insomma, per evacuare la zona nel raggio di 40 km dal vulcano. La tappa di oggi avrà una lunghezza di 15 km come quella di ieri, e un dislivello che dovrebbe essere addirittura negativo. In effetti adesso stiamo scendendo un pochino, quindi non dovrebbe essere una tappa particolarmente difficile. Lì vediamo la lingua del ghiacciaio, adesso non ricordo il nome, ma è un ghiacciaio molto molto grosso, quindi quella è una lingua che scende da un'enorme calotta sommitale che da qua ovviamente non riusciamo a vedere. Qua possiamo vedere bene la lingua del ghiacciaio, e questo io credo che sia il corso d'acqua che si viene a creare proprio dallo scioglimento della lingua del ghiacciaio. C'è una forte puzza di un po' di zolfo e un odore quasi di bruciato, come di polvere da sparo. Allora, secondo i miei davvero molto approssimativi calcoli, quello dovrebbe essere l'Eyjafjallajökull, che se non erro è il famoso ghiacciaio dove c'è stata l'eruzione che ha bloccato mezza Europa. Invece da questo lato c'è il Mýrdalsjökull, col vulcano Katla, quello pericolosissimo, the monster vulcano. E dopo tanto camminare in direzione di Portsmouth finalmente riusciamo a vedere i primi alberelli, e dopo vedremo altri boschetti più avanti. Oh, finalmente qualche forma di vita terrestre. Le pecorelle. Beh! Ora sembra veramente di essere tornati sulle Alpi, con tutti i prati fioriti e verdi. Sono un po' stanco. Io ho già percorso 55 km perché ho fatto alcune deviazioni che mi hanno fatto allungare un pochino. E sì, credo che oggi, appena arriverò al campo base, mi riposerò per bene, perché domani c'è la tappa più dura. Allora, dal cartello informativo sono venuto a scoprire che questa zona di betulle era stata rasa al suolo all'inizio del Novecento per lo sfruttamento del legname. Quindi ora è diventata un parco naturale anche qui, e quindi hanno ripiantato gli alberi, reso la zona disponibile per l'allevamento e stanno ricreando pian piano l'ecosistema naturale iniziale. Sono arrivato, quindi il Lago Avegur finisce qui, ma non finisce qui. Comunque devo dire davvero meraviglioso, bellissimo.
Buongiorno, allora oggi è il quinto giorno ed è una bellissima giornata finalmente. Anche ieri è stata una bellissima giornata e molto calda oltretutto. Oggi avrò il tappone di 12 km e 1000 metri di dislivello. Fino adesso ho fatto già 1752 metri di dislivello in salita, quindi non è che questo trekking non abbia proprio dislivelli, ce li ha. E niente, allora, quello lì è il famigerato vulcano che nel 2010 ha bloccato mezza Europa, e lì è il ghiacciaio dove c'è il Katla. Il Katla, ho cercato qualche informazione e risulta un vulcano pericolosissimo, è il vulcano forse più pericoloso di tutta l'Islanda, un vulcano esplosivo che erutta un paio di volte al secolo. L'ultima volta che è eruttato è stata nel 1918, quindi ha dei cicli di circa una cinquantina di anni, pressappoco 30, 40, 50 anni. Quindi adesso è molto in ritardo e questa situazione è abbastanza preoccupante, quindi è costantemente monitorato il Katla, perché praticamente sopra al cono vulcanico, alla caldera diciamo, c'è uno spesso strato di ghiaccio di 600 metri di ghiaccio. Questo significa che quando il vulcano erutterà, scioglierà tutto questo ghiaccio e creerà delle inondazioni pazzesche. Per questo è molto pericoloso ed è molto monitorato, perché queste inondazioni potrebbero scendere giù in zone abitate, zone insomma da evacuare, e sarebbe una situazione veramente molto catastrofica. Ecco, questo è il Katla. Comunque, se ci pensate, oggi è il 9 agosto, quindi siamo nel periodo clou diciamo della stagione, quello che dovrebbe essere più affollato. In realtà il trekking è tranquillissimo, si incontrano escursionisti ma veramente pochi, quindi è il periodo ottimale perché le temperature sono buone, la situazione meteorologica per il momento è sempre buona, a parte piogge normali, però non piove ininterrottamente e le giornate sono belle lunghe, quindi fondamentalmente direi che potreste venire anche ad agosto. Cammino sui biscotti. Questa è la zona dei crateri che si sono aperti nel 2010, sembra quasi di stare sull'Etna. Il paesaggio è molto simile, solo che non c'è Catania e non ci sono le rosticcerie, quindi niente arancino. Ormai ci siamo, l'ultimo rifugio lì in fondo. Qua è tutto fango vulcanico. Prendere una decisione, perché qui c'è un rifugio, lì c'è un altro, io non ho informazioni riguardo ai rifugi,
dettagli se si può campeggiare o no. Comunque campeggiare al di fuori di questo rifugio con la mia tendina ultra leggera a 1000 metri di quota, con il vento che c'è già adesso, non lo farei. Potrebbe essere troppo rischioso, veramente. Se si mettesse vento forte stanotte o addirittura pioggia sarebbe un inferno. Quindi proverò ad andare avanti all'altro rifugio. Se fosse possibile fare qualcosa lì, bene, se no faccio una tirata, mangio e scendo giù a Skogar. Altre 5 ore di cammino, ma almeno sono più tranquillo e campeggio a Skogar. Finalmente si vede il mare, ragazzi. Lì sotto c'è Skogar e quello è l'oceano. Questo è il secondo rifugio dove è possibile pernottare e lì invece c'è l'altro, proprio lì sopra. Sì, qua potenzialmente si potrebbe piazzare anche una tenda, però credo che non valga la pena, convenga scendere. Tirata. Quindi la tappa di oggi da 13 km è diventata 26. Sì. Però dai, la giornata è bella, ne vale la pena. E oltretutto le giornate sono molto lunghe qui, quindi anche con calma si può arrivare alle 10 di sera e c'è ancora luce. Siamo arrivati quasi a Skogar. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Non faccio il video di saluto dalla famosissima cascata di Skogar perché il rumore sarebbe troppo assordante. Comunque qua ne potete già vedere i vapori. Allora, il mio Laugavegur Plus ha coperto una distanza di 85 km, 2870 metri di dislivello. È stato un trekking meraviglioso, il periodo azzeccatissimo, direi che agosto è un ottimo periodo, le temperature sono buone, condizioni meteorologiche abbastanza stabili. Definito il trekking più bello del mondo? Non lo so perché non ho fatto tutti i trekking del mondo, comunque sicuramente è un trekking bellissimo. Comunque se siete arrivati fino a questo punto vuol dire che non vi ho annoiato, mi fa molto piacere, iscrivetevi al canale allora e fatemi sapere un po' cosa ne pensate di questo trekking e di questo video e ci vediamo alla prossima. Un saluto da Luca, ciao!